Quando arriva l'autunno, una delle cose più attese, ma soprattutto più apprezzate, sono le castagne, solo che il più delle volte non riusciamo a gustarle come vorremmo per via della pellicina che rimane appiccicata alla parte gialla o addirittura perché non riusciamo a sbucciarle. Io in questo video vi insegnerò un metodo infallibile, ma soprattutto veloce, per eliminare tutto quello che c'è intorno alla castagna, quindi portarla a uno stato ottimale per poter essere mangiato. Seguite il video perché è davvero molto semplice riuscire a farlo ed oltretutto è davvero molto veloce. Quindi, alla fine del video vi insegnerò a passare da questa castagna a questa in poco più di 2 minuti senza impazzire. Questo procedimento è adatto sia per le castagne che per i marroni. La prima cosa da fare sarà quella di praticare un'incisione alla castagna. Bisogna capire che la castagna ha una parte piatta e una parte panciuta, ed è proprio la parte panciuta che andrà incisa, toccando anche una parte dietro, qui e qui nella parte piatta. Per farvi capire esattamente dove andare a tagliare, ho preparato un'altra castagna con dei pallini gialli disegnati, ecco qua. Sarà proprio dove ci sono i puntini gialli che voi dovrete andare a praticare questa incisione. Mi raccomando, quando andrete a fare questa incisione dovete stare attenti a tagliare semplicemente la buccia, quella marrone per intenderci, e la pellicina, quella pelosa. Mi raccomando, non dovrete tassativamente toccare la polpa. Non resterà altro che prendere un coltello, possibilmente dentato e ben affilato, e praticare l'incisione in questa maniera, guardate. Quindi leggera pressione e taglio tutto intorno come vi avevo mostrato, guardate. Niente di più. Ecco qua. Ed il taglio è stato fatto. Non resterà altro che praticare questo taglio per tutte le castagne che vorrete sottoporre al procedimento di pulizia. Una volta incise le castagne, prendere un pentolino e riempirlo con dell'acqua, circa 3-4 cm di altezza, dopodiché accendere il fuoco e portare il tutto ad ebollizione. Per accelerare questa operazione sarà sufficiente mettere il coperchio, questo vi permetterà anche un notevole risparmio economico. Una volta che l'acqua avrà iniziato a fare le bollicine, togliere il coperchio ed andare ad inserire, stando attenti a non fare schizzare l'acqua perché sennò vi brucereste, andare ad inserire le castagne. Ecco qua. Non resterà altro che aspettare che trascorrano i 2 minuti. Per verificare se effettivamente le castagne sono al punto giusto per passare alla fase successiva, ne dovrete prendere una e controllare se la pellicina che c'è tra la parte che è quella esterna, quindi quella marrone, e la parte interna che è quella gialla, ha cambiato colore. Quindi se da marroncina chiara è diventato di un marrone scuro, allora sarà pronta per passare appunto alla fase successiva e quindi ad essere messa in una pentola calda. Quindi prendere le castagne, farle scolare ed inserirle in questa pentola. Questa operazione deve essere molto rapida, dopodiché andare a mettere il coperchio. Trascorsi pochissimi secondi potremo notare che grazie allo shock termico le castagne hanno iniziato già ad aprirsi all'interno della pentola, quindi non resterà altro che aspettare ancora qualche secondo, poi tirarle giù dal fuoco e pulirle. Ed ecco il risultato dopo meno di 1 minuto che le avremo messe nella pentola a cuocere. Quindi tiriamole giù e puliamole. Una volta tirate giù dalla pentola e messe in un piatto sarà davvero facile pulirle, guardate, basterà prenderle e letteralmente si puliranno da sole. Occhio solo a non bruciarvi, perché come potete notare ancora fumano. Però notate, è venuta perfettamente pulita e libera della pellicina. L'operazione di pulizia va fatta tassativamente quando le castagne sono calde, quindi appena tirate giù dalla pentola, perché se si dovessero raffreddare la pellicina tenderebbe di nuovo ad attaccarsi alla castagna e quindi si farebbe di nuovo fatica ad asportarla. È proprio per questo motivo che dico di non mettere troppe castagne nell'acqua tutte insieme, perché se no le prime riuscirete sicuramente a pulirle, ma le ultime col passare del tempo tenderebbero a raffreddarsi e quindi non riuscireste a pulirle. E con questo il video si conclude. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.